Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare un'altra volta del Jimny e in particolare di una delle modifiche meccaniche che ho deciso di fare alla mia macchina. A dire il vero è stata una delle prime modifiche che ho scelto di fare, non è stata tanto una modifica pensata nell'ottica in cui vi sto per spiegare ora, ma è stata più una modifica per necessità. Questa è una modifica che secondo me è veramente fondamentale e utile. Piccolo spoiler, non sto parlando del vericello, che comunque sia è un accessorio che fa sempre comodo. Adesso quindi non perdiamo altro tempo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e iniziamo a parlare di questa modifica. Ve lo dico subito qual è, la modifica ce l'avete davanti agli occhi ed è questa qua. I mozzi manuali. Prima di parlare dei motivi per i quali ho scelto di fare questa modifica, anzi non che ho scelto perché la mia scelta, come dicevo, è stata dettata dal fatto che quelli originali si erano rotti e quindi ho scelto di montare dei mozzi manuali. Però perché conviene montare dei mozzi manuali anche se quelli suoi originali funzionano benissimo? Per capire questa cosa dobbiamo prima comprendere bene come funziona il sistema 4x4 del Jimny. Quindi avviciniamoci. Questo ragazzi è un piccolo schema che ho realizzato che utilizzerò per spiegare il funzionamento della trazione del Jimny. Il Jimny, come tutti sappiamo, è un fuoristrada a trazione integrale part-time e quindi è inseribile. Solitamente il Jimny ha il riduttore che trasferisce la trazione all'albero posteriore, che poi lo rivertisce attraverso i differenziali a due semiassi che sono collegati alle ruote posteriori. Quando noi andiamo ad inserire il 4x4, che cosa facciamo? Inseriamo la leva aggancia l'albero posteriore che porta la trazione ai due semiassi anteriori. Contemporaneamente noi, tirando la leva del riduttore indietro, andiamo ad attivare un bulbo, che non è nient'altro che un interruttore, che fa scattare un'elettrovalvola posta nel motore che tramite una depressione di aria fa agganciare i nostri mozzi anteriori automatici e quindi dà trazione anche alle ruote anteriori. Viene da sé quindi ragazzi che questo sistema ha delle criticità. Queste criticità quali sono? Innanzitutto non è un funzionamento semplice come abbiamo visto, perché appunto il riduttore attiva un bulbo che fa scattare questa elettrovalvola posta all'interno del vanomotore. Cosa può accadere? Può accadere che il bulbo si rompe, non scatta l'elettrovalvola, non si agganciano i mozzi e noi non abbiamo la trazione integrale. Altro problema può essere che si rompe l'elettrovalvola, i tubetti dell'aria che vanno dai mozzi all'elettrovalvola, si rompono questi tubetti e quindi al solito non abbiamo il 4x4 che entra e quindi se siamo in determinate condizioni abbiamo un problema, rimaniamo bloccati. Quello che è accaduto a me personalmente, che mi ha portato ad eliminare i suoi mozzi originali, è stato appunto che uno di questi mozzi si è guastato e in più c'è una piccola valvolina di non ritorno che si era rotta anch'essa e quindi io non avevo più il 4x4. Purtroppo questa problematica l'ho avuta durante un'uscita fuori strada, ma neanche una cosa hard, stavo andando in grotta perché faccio speleologia, ho avuto questa problematica e la macchina è rimasta a metà strada. Solamente con la trazione posteriore sono fortunatamente riuscito a girare la macchina, parcheggiarla dove ero e fare l'altro pezzo devo fare a piedi. Questa problematica, se si fosse verificata in un altro contesto, avrebbe portato sicuramente a un racconto fra virgolette un po' più tragico, perché magari avrei dovuto fare qualche chilometro a piedi per tornare a casa o per trovare qualcuno che potesse aiutarmi per togliere la macchina dalla problematica in cui stava versando in quel momento. Ora vediamo nel dettaglio come funzionano i mozzi manuali. Utilizzando i mozzi manuali, in una condizione normale noi avremo sempre il nostro riduttore che trasmette la trazione tramite l'albero posteriore, il differenziale, due semiassi alle nostre ruote posteriori. Una volta tirata indietro la leva per inserire il 4x4, agganceremo l'albero anteriore al riduttore che trasmetterà la trazione tramite l'albero anteriore e il differenziale anteriore ai due semiassi. A questo punto saremo noi che, scendendo di macchina, ruoteremo la ghiera del mozzo in posizione 4x4 e andremo ad agganciare i due mozzi anteriori e quindi trasmettere la trazione alle ruote anteriori. Questo cosa ci consente di fare? Qual è il grande vantaggio? Che non ci serve più a niente il bulbo, non ci serve più a niente l'elettrovalvola e non ci serve più a niente neanche tutto il circuito dell'aria che porta con la depressione ai mozzi.
e quindi abbiamo un sistema che funziona in modo molto più semplice. Questo sistema che cosa comporta? Comporta, come ho appena detto, che andiamo a eliminare una parte delicata della macchina in un modo semplicissimo. Semplicemente installando questi mozzi eliminiamo tutta questa parte di controllo che farebbe automaticamente la macchina. E noi che cos'è che dovremmo fare quindi per inserire il 4x4? Come ho detto, dovremmo tirare indietro la leva e girare i mozzi. Come si fa a ruotare i mozzi? Semplicemente così. Agganciato questo mozzo, vado dall'altra parte, ruoto un'altra volta la ghiera, aggancio anche l'altro mozzo. Qual è una delle problematiche di questa cosa? Una delle cose che a tutti viene subito da pensare è questa: ma quindi io che non posso usare il 4x4 sull'asfalto perché il Jimny non ha un differenziale centrale, tutte le volte che devo inserire il 4x4, quindi magari passo da una strada sterrata a una strada asfaltata che magari si susseguono in poco spazio, in poca distanza queste due strade, devo scendere e ruotare il mozzo? No. Io basta che scendo una volta, aggancio il mozzo come ho fatto esattamente adesso e io avrò la ruota fissata al semiasse e fissata all'albero anteriore. Però fino a quando io non tiro indietro la leva non avrò inserito il 4x4 e quindi posso tranquillamente andare in giro anche con i mozzi bloccati. Trascinerò ovviamente i semiassi e l'albero anteriore per inerzia, ma questi non saranno collegati al riduttore e quindi la macchina consumerà leggermente di più. Sono cose che uno fa quando, ad esempio, oggi io devo fare 100-200 metri di strada asfaltata fra due punti che sono di strada off-road, di strada sterrata, li aggancio, poi tolgo il 4x4 direttamente dalla leva e faccio quei 100 metri di strada asfaltata, così non sono certo quei 100 metri che comportano un consumo di carburante così elevato. Un altro vantaggio che portano direttamente questi mozzi è quello non scontato di poter usare le ridotte sull'asfalto. Se io inserisco il 4x4 e le ridotte senza agganciare i mozzi, a tutti gli effetti le ruote anteriori non avranno trazione, quindi sarà solamente la macchina a trazione posteriore con le ridotte inserite. Può essere utile se magari dobbiamo trainare, immagino, un carrello lungo una bella salita asfaltata, inserisco le ridotte sull'asfalto. Cioè sarebbe una cosa impensabile con i mozzi manuali, perché avremmo agganciate anche le ruote anteriori e quindi, non avendo il Jimny un differenziale centrale, ci sarebbe uno sforzo sulla trasmissione che andrebbe a lungo andare a fare danni. Quindi riassumendo, quali sono i pro e i contro dei mozzi manuali? Iniziamo dai contro. I contro sono sicuramente che per installarli, se uno lo vuole fare da solo, è necessaria veramente un minimo di manualità, ma è una cosa semplicissima. Casomai in futuro, se vi interessa, realizzerò un video in proposito. Un altro contro di questo sistema è che questi mozzi costano, però come ho detto hanno dei costi veramente irrisori rispetto a altre modifiche che si fanno su fuoristrada. Io ad esempio per questi mozzi ho speso, se non sbaglio, 180 euro originali della VM, ma se uno li prende anche della Tyrex o altre marche, tranquillamente con 100 euro se la può cavare. Un altro contro di questi mozzi è che, appunto, come ho detto finora, quando dobbiamo inserire il 4x4 dobbiamo scendere di macchina. Non è un grande sforzo e magari può disturbare se fuori fa freddo o se fuori piove. Però ragazzi, siamo a fare fuori strada, siamo nella natura, viviamola e apprezziamola in tutti i suoi aspetti. Non è la fatica di scendere di macchina e girare due mozzettini che crea un grande disagio, immagino. Fra i pro abbiamo quindi quelli di poter usare le ridotte su asfalto. Inoltre questi mozzi necessitano veramente di pochissima manutenzione, se non nulla si potrebbe quasi dire. E un altro vantaggio è che sono semplici. Il fatto che sono semplici si traduce nel vantaggio più grosso che ci possa essere, che è un sistema affidabile, quello dei mozzi manuali. Perché io, quando ho ruotato questa ghiera, so per certo, e lo so perché è così, che il mozzo è agganciato, quindi la ruota anteriore è agganciata al semiasse anteriore. Questi sono i pro e i contro. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se anche voi sul vostro mezzo, che sia il Jimny o che sia un qualsiasi altro fuoristrada, avete scelto di montare i mozzi manuali e anche il perché. Sono curioso di questa cosa. Quindi, come sempre ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like al video per anche agevolare l'algoritmo di YouTube a far trovare questo video ad altri utenti, e iscrivetevi al canale, cosa che per me è veramente importante. Detto questo, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima!